Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Vergine tendenze energetiche disponibili per la sua personale vittoria, conquista o risultato del momento. Ne abbiamo due, ragazzi. Il matto e l'eremita. Wow, qualcosa mi dice che partirete per un viaggio in solitaria. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come integrare questi tre oroscopi ed avere una lettura il più personalizzata possibile, vi invito ad ascoltare la guida che trovate sotto nella descrizione del video. C'è anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi per una consulenza personalizzata e poi sempre in descrizione trovate anche i link al videocorso gratuito di tarocchi intuitivi, è un corso base, e c'è anche il corso base di metamedicina sui chakra praticamente. Bene. Andiamo a vedere quali sono le energie disponibili. Abbiamo la carta della giustizia, un 9 di spade, asso di pentacoli, 3 di pentacoli, no scusate, un 3 di bastoni. Abbiamo un 10 di bastoni, l'eremita, di nuovo, e un 4 di bastoni. Beh, non male, ragazzi, non male. Allora, adesso andiamo a vedere carta per carta e poi cerchiamo di capire qual è il messaggio generale. Partiamo da questa giustizia. Per qualcuno può trattarsi di un nuovo tipo di lavoro, perché potrebbe far riferimento a un contratto, potrebbe anche essere un tema legato ad una casa, per esempio un contratto di compravendita, e da lì questo nuovo inizio di cui ci parla l'asso di pentacoli. Però andiamo a vedere la giustizia. Abbiamo un 2 di bastoni. Che interessante, 2, 3 e 4 di bastoni, si va come in crescendo. E temperanza, sì, io devo dire che se non è un contratto, potrebbe anche essere una regolarizzazione, una nuova regola, un nuovo tipo di equilibrio. Tenete presente che la carta della giustizia ha comunque una spada e potrebbe esserci stata la necessità di tagliare qualcosa per rimettere in equilibrio. Diciamo che se stavate aspettando qualche tipo di risoluzione burocratica, credo che per molti sia già arrivata e questo è come se delimitasse un nuovo inizio, però andiamo a vedere questo 9 di spade. Imperatrice. Sento che ci sono molte imprenditrici o future imprenditrici in questa lettura. Scrivetemelo nei commenti. Ok. Temperanza e fante di spade. Ok, sento che è un nuovo inizio piuttosto potente. Il 9 di spade mi dice che è come se aveste paura di non riuscire a gestire tutto, a tenere tutto sotto controllo, a fare tutto come si deve. a- Sono preoccupazioni per qualche cosa che potrebbe ripetersi. Però io ho anche la sensazione che con questa imperatrice voi stiate andando verso la prosperità, verso l'espansione. Adesso guardiamo questo bellissimo asso di denari, che è questo nuovo inizio di cui vi parlavo. Di solito l'asso di pentacoli è un inizio concreto
è un qualche cosa che ha la possibilità di prosperare, di prolificare, di crescere. Allora abbiamo la regina di coppe e un 7, wow, è un 7 di pentacoli. C'è come qualche nuovo progetto qui, ragazzi. Se allora questa giustizia per qualcuno potrebbe anche rappresentare come la fine di un periodo che dà la possibilità di innescare qualche cos'altro. Ora, considerate tutte le carte di pentacoli che ci sono in questa zona e l'imperatrice, mi viene da dire che qualcuno sta cercando di mettere in atto un progetto o la carta della giustizia, diciamo, è come se fosse, ok, per dire, no? L'apertura della partita IVA e questa potrebbe essere la registrazione in Camera di Commercio, quindi l'ufficializzazione, no? E da lì l'inizio di questa attività. Però sento anche che per molti è più un delineare questa cosa nuova che si vuole fare. Mm. Abbiamo temperanza e sette di pentacoli che sono carte di pazienza, sono carte che rallentano un pochettino l'andamento della lettura, se vogliamo. Però, se ve la devo dire tutta, ragazzi, abbiamo 1, 2, 3, 4 carte che mi parlano di bambini. Quindi, o meglio, di gravidanza più che di bambini, di concepimento, di fecondare, di seminare. Quindi se per esempio avete questa nuova attività e l'inaugurazione potrebbe anche essere, sarà a breve, ehm, è come se avessi bisogno di fare più pubblicità possibile. Il risvolto della medaglia credo che sia questa paura a che ci siano problemi, a che non si riesca a gestire tutto nel migliore dei modi. Però il 9 di spade è sempre solo una carta di appunto pensieri. Cioè siete voi che probabilmente potreste cadere un attimino in questo momento di preoccupazione, di tensione, per come voi pensate alle cose. Tenete presente che il pensiero crea l'emozione, cambiando il pensiero si cambia anche l'emozione. Però andiamo a vedere il 3 di bastoni. Morte, asso di bastoni, 10 di bastoni e 9 di coppe. Qui vi sento andare verso qualche cosa di molto più grande. Sento che nel prossimo periodo arriverà come una nuova grinta. Devo dirvi che sì, avendo sia la morte che il 10 di spade, è facile che qualcuno, come vi dicevo prima, con questa giustizia lasci indietro un capitolo. Queste sono due carte, sia il matto che l'eremita, due carte di viaggio in solitaria, due carte di allora, il matto è l'entusiasmo per la vita, letteralmente, e questa è la saggezza, cioè qui, se parlassimo per archetipi, qui avremmo il bambino e qui avremmo il vecchio saggio. Quindi è come o fare un passaggio da una cosa super nuova, una cosa che parte, che inizia, a subito qualche cosa che ha una maestria, e qui avete di nuovo l'eremita. Sapete, personalmente è una cosa che mi capita. Ehm, per esempio, io ho fatto il percorso di Shatsu, sono 3 anni, 3 anni e mezzo di formazione per diventare Shatsuka, per completare la formazione, più poi ho fatto un anno come, con un master, no? E sapete qual è la cosa che mi fa un po' sorridere? Io ho iniziato questo percorso di shiatsu perché mi hanno detto che ero brava a fare i massaggi fondamentalmente. E c'era un corso che partiva e semplicemente ho iniziato e ho finito. Il punto qual è? Che non ho mai neanche ricevuto un trattamento di shiatsu prima di iniziare il percorso. È come se fossi partita da neofita, da qualcuno che non sa niente, semplice puro entusiasmo e alla fine ho completato la formazione di 4 anni e qualcosa. E sono diventata come una maestra in quel senso. Non che io sia maestra, però nel senso che ho la materia sotto mano, ecco. Quindi è un po' quell'energia lì, da 0 a 1000, ho come questa sensazione. Adesso andiamo a vedere il 10 di bastoni.
Abbiamo un asso di pentacoli nuovamente e una regina di pentacoli. Datemi una carta per l'asso. Giustizia. Andiamo a vedere anche l'eremita. Guardate, vedendola così, avendo anche la giustizia qua, potrebbe essere un qualche tipo di legame con questa giustizia iniziale, o qualche ideale o qualche tipo di rapporto che potrebbe effettivamente iniziare e poi a un certo punto anche finire, perché l'eremita è comunque il viaggiatore solitario. E nonostante tutto, c'è un 4 di bastoni alla fine della lettura, ok? Che è una carta di forte equilibrio, di solito è una carta di una coppia che raggiunge tutto quello che ha sempre voluto. Però è come se ci fosse questo momento introspettivo da dover superare. Andiamo a vederlo, l'eremita. 8 di pentacoli, 10 di bastoni che avete già qui e giudizio. È come se qualcuno non volesse vedere, ragazzi. È come se... perché qui effettivamente anche la morte è il contrario. Cioè, vi manca solo un 2 di pentacoli perché ho la sensazione che sì, ci sia questa spinta propulsiva in avanti verso questo nuovo progetto, nuova gestazione, nuovo punto d'arrivo, anche se vogliamo. Però dall'altra parte è come se ci fosse qualche cosa che si fa fatica a lasciare indietro, che non si vuole lasciare, perché tutti e due i 10 di bastoni sono al contrario e anche la morte. Adesso andiamo a vedere il 4 di bastoni, 7 di spade. E asso di spade. Allora, vi dico che le carte vi consigliano di farvi un po' furbi nel modo in cui, diciamo, chiedete le cose. Cioè, magari non siate troppo diretti, prendetela un pochettino più alla larga, come questa sensazione che ci debba essere una certa astuzia nel modo di comunicare le cose se volete raggiungere questo 4 di bastoni, il che non vuol dire che dobbiate essere falsi con l'altra persona. Però ecco, magari molto diplomatici, mettiamola così, anche se comunque di per sé il 7 di spade parla di qualcuno che fa il furbo, no? Di qualcuno che sa come arrivare dove vuole, insomma. Allora, io credo che ci sarà come un passaggio da ingenui a saggi, da bambini senza responsabilità o cioè a adulto, che in un certo senso l'eremita neanche ha responsabilità, cioè è un come si chiamano? Non un vagabondo, un non mi viene la parola. Pellegrino, ecco. E quindi non ha molto bagaglio, esattamente come il matto. Ha tutta la sua esperienza, però ha la barba lunga. Adesso qui in questo mazzo anche il matto è dipinto con la barba, però normalmente rappresenta un fanciullo, un bambino. È come se ci fosse un passaggio dalla fase spensierata alla fase super responsabile che sa come gestire le cose, però non è che ci siano crisi, tra virgolette, di mezzo. Sì, probabilmente siete preoccupati, però sento che ci sarà come un nuovo inizio prospero, ok? Vi devo dire che se ci sono persone al seguito,
Quindi potrebbero essere figli, quindi potrebbero essere persone che semplicemente stanno vicino a voi, potrebbero essere dipendenti. Ehm, C'è come da liberarsi da certi contratti, perché comunque, scusate, ma la giustizia è il contrario, qui poi avete anche un asso di pentacoli qui che è il contrario. Ehm, So che potrebbe essere duro per qualcuno rompere soprattutto con certe collaborazioni, perché magari avete un legame a livello personale con questa persona, nel tempo si è creato come un legame affettivo. Potrebbe essere qualche progetto che non vi decidete a lasciare andare, qualche zona di comfort, qualche cosa di sicuro, ma io sento che il cambio lo farete nel prossimo periodo. Tenete presente che la lettura vale ma circa 15 giorni, è abbastanza veloce. Allora, per molte persone la vittoria sarà spostarsi da una situazione all'altra, quindi riuscire ad effettuare questo cambio. Per qualcun altro potrebbe essere, mi viene da dire, mettere in stand-by i pensieri per un tempo, poi tra un po' c'è Pasqua, poi il 25 aprile, il primo maggio, insomma, ho la sensazione che qualcuno potrebbe effettivamente fare un viaggio, prendersi un momento, per qualcuno potrebbe essere proprio un viaggio in solitaria, considerato che abbiamo 2 volte l'eremita. Vi dirò, per qualcuno potrebbe essere un viaggio di piacere con una scusa di lavoro. Cioè, non lo so, mi piacerebbe contattare quell'azienda lì, visto che voglio andare a dare un'occhiata a curiosare, ne approfitto e mi faccio una settimana in quell'albergo lì vicino, per esempio. Ho come l'idea che se state aspettando delle comunicazioni potrebbero non arrivare, ragazzi, e quindi è per quello che avete 7 di spade alla fine. Vi dice un po', fate buon viso a scusate, com'è che si dice? Sì, buon viso a cattivo gioco. Va bene, andiamo a vedere qualche oracolo. Comunque nuovi inizi, gestazione di nuovi progetti, cambi, nuovi contratti e termine di vecchi contratti, anche se per qualcuno con dispiacere, però sì che ci sarà questo cambio e per molti questo cambio avverrà dopo questo viaggio. Se siete di quel gruppo che state programmando il viaggio, cioè è proprio, guardate, ma sì, è che in 15 giorni è come se saltaste il fosso, mettiamola così. La carta del matto, uno dei significati della carta è di fare il salto di fede, quindi di buttarvi in qualche cosa di nuovo. Qui abbiamo 1, 2, 3, 4 assi. Mm? E 1, 2, dove l'ho visto l'altro? 3, 3, 10 e la morte. Quindi anche lì chiusure e tagli. Ok, allora andiamo a vedere la tribù. Ah, wow! Questa carta ci casca a pennello, carta numero 8, ed è proprio la carta di una giraffina che fa le valigie e lascia il nido, va per la sua strada e crea la sua tribù. Ed è un po' quello, secondo me, il senso. Il fatto che vi staccherete da qualche zona di comfort, da qualche, insomma, zona sicura. Per qualcuna non è una zona di comfort, magari piacevole, però è come il, ok, mi prendo un respiro. Qui la vittoria sarà, secondo me, iniziare qualche cosa per voi, prendervi del tempo, dedicarvi delle attenzioni, magari per qualcuno ci si avventurerà in qualche nuovo hobby, in qualche nuova passione o in qualche nuovo percorso di studi, vi dico, avendo l'eremita è facile. Andiamo a vedere le fatine. Wow, tempo prezioso. Questa carta vi dice di organizzare bene il vostro tempo, di non sprecare né il vostro né quello degli altri, perché il tempo è prezioso e io aggiungerei è l'unica cosa che non torna indietro. Ok, guardate, ne sono già uscite 2. Intuizione. Abbi fede nella tua intuizione.
E guardate, qui avete il matto che vi invita a buttarvi, a fare il salto. La tua intuizione è stata guidata sì, diciamo è come se fosse la tua guida per rispondere alle domande che tu hai, a quello che vuoi sapere. E poi abbiamo la carta di luce. È tempo di rivelare la tua luce radiante al mondo. Wow! Bellissimo, guardate, le metto qua. Bene, quindi brillate della vostra luce interna. Vi ricordo che l'eremita è il saggio, il maestro, è colui che sa quali sono le risposte perché ha avuto una serie di avventure e di esperienze che gli permettono di essere saggio. Ok? E di solito il maestro insegna. Quindi qualsiasi sia la vostra attitudine, tra l'altro ragazzi è anche la vostra carta, quindi giocate un po' in casa, no? Quindi qualsiasi sia la vostra, diciamo, il vostro granello, quello che potete apportare voi al mondo, qui è un po' come se vi dicessero divulgatelo, buttatevi, ok? Seguite la vostra intuizione e brillate da dentro. Bene, cari amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura sia stata utile, insomma, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. Per una consulenza personalizzata o per iniziare il percorso sulle credenze limitanti con me mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro con le credenze limitanti. La stessa cosa la potete trovare anche nella sezione degli abbonati. Tratto le credenze limitanti, metafisica, argomenti di metamedicina, insomma è un po' tutto quello che riguarda la magia bianca. Le copertine, cioè i titoli dei video sono pubblici però si vedono, quindi se li volete vedere, se volete capire i temi che vado via trattando, potete entrare nelle playlist con le copertine lilla, così insomma vi rendete conto di quello di cui parlo. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!